nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna. Alle prime luci dell'alba, raggiunto l'aeroporto, il nostro piccolo camminatore saluta Milo e Mina e parte verso le Canarie. Raggiunta Tenerife, girovagato e riposato, inizia il suo cammino sul suo perimetro, affrontando le prime difficoltà e esplorando posti sotterranei incredibilmente paurosi. Sto per iniziare la mia seconda tappa qui alle Canarie, precisamente siamo a Tenerife e davanti a me, guardate lì in fondo, sta piovendo, c'è un nuvolone gigante, c'è un bel po' d'acqua che cade dal cielo, però il resto non sembra male. Qui è abbastanza aperto, quindi speriamo che oggi ci vada bene e questo. La temperatura, raga, è ottima, cioè già sto iniziando a sudare, ci saranno già 20-22 gradi, è una cosa assurda qua. Comunque mettiamoci in cammino sul perimetro di quest'isola e vediamo anche oggi che ne viene fuori. Andiamo. È una scalinata molto vecchia questa. Wow, hai capito? C'è questo mini paesino che è molto caratteristico. Guardate qua, tutte ste casine, le strade strette. Ah, mi piace questo posto. Chissà se ci abita qualcuno. Mo. È piccolo ma caratteristico. Vaffando mazzo, salita schifosa. Lì in fondo c'è una sottospecie di arcobaleno, quindi vuol dire che ha piovuto? Sta piovendo? Nah. Praticamente c'è la strada principale, c'è questa strada che forse non vedete ma si trova dietro a tutto sto casino di bordello qua, e poi c'è questa che ho scelto di fare perché sono un ragazzo molto intelligente. Potevo fare quella, ma secondo voi posso fare una strada bella pulita, larga e non questa che ci piace un sacco? Oh sole mio, mi sento in gabbia! Abbiamo raggiunto Candelaria, praticamente un luogo di pellegrinaggio per via della Basilica di Nostra Signora della Candelaria che si trova qui vicino. Dovrebbe essere la patrona delle isole Canarie. Comunque c'è una storia in questo posto perché praticamente ci sono tante grotte preistoriche dove sono stati trovati dei resti umani, diciamo dei resti mummificati, quindi delle vecchie mummie del popolo Guanci, che sarebbe la vecchia popolazione di Tenerife. Praticamente mummificavano i corpi per farli distinguere poi dalla massa, dalla plebe, diciamo così. Quindi è capace che oggi troviamo delle mummie, non lo so. Quanto può essere? Singolo? No, no. Perfetto. Mi è andata bene, solitamente costa un pugno nell'occhio sta bombola, quelle piccole me le fanno pagare anche 8 euro, questa da mezzo chilo l'ho pagata a 5,90 euro, mi è andata molto bene. Ragazzuoli, sono stato raggiunto da Andrea
Ciao. Il nostro caro Andrea che è venuto a farmi un attimo compagnia e mi ha portato anche un regalino. Guardate qua, mi ha portato una moneta antica romana. Ammazza, è proprio antica questa. Molto antico. Ma sei sicura che me la vuoi regalare? Sì. Ma che bello che sei. Porta fortuna. 276-282 a.C. Vecchiotta. Wow, alla faccia. Praticamente Andrea mi raccontava che è venuto qui a Tenerife da quanti anni? Da 6 anni. Da 6 anni. E Andrea praticamente lavora con i cactus. Sì, sono un coltivatore di cactus, E, piante grasse, e poi li vendi diciamo a chi... sì, ai negozi, ai privati anche. Più che altro li Spedisco. utilizzano... Ah, li spedisci pure? Bello, che bello. Come si chiama l'azienda? Come si chiama? Planta.s.agradas. Quindi raga, se vi serve una pianta grassa sapete dove prenderla. No vabbè, stanno giocando a 1, 2, 3 stella. Non ci credo. Eccola. Ecco la basilica. Un saluto dei miei nuovi follower da Tenerife. Ciao. Ciao. Alla faccia. Raga, praticamente qui ci sono delle statue che dovrebbero ricordare i colonizzatori delle isole. Guardate qua. Beh, ce ne sono parecchie. Guardate da qua, raga, che spettacolo di vista. Vai Nazi vai, chissà dove oggi arriverai. Mi sento osservato da qualcuno che mi sta seguendo già da un po'. Cosa vuoi? Ok, non ho capito se mi vuole mordere o se si vuole far coccolare. Però continua a seguirmi. Non è una cosa proprio positiva questa. C'ha una faccia, guarda, cattiva proprio. Ok, si è fermato. E che aspite. Ah no, sta ancora là. Facciamo finta di niente. Ok. Allora, dove sono arrivato? Comunque io resto dell'opinione che questa è la quiete prima della tempesta. Non so quando arriverà, ma ho un brutto presentimento. Lungo il cammino ho trovato un po' di queste strutture, credo siano dei piccoli bunker, e guardate sopra ci sono un sacco di pietre, alcune le hanno anche sul resto delle pareti e credo servino per mimetizzare la struttura. Penso che queste erano delle piccole casette di vedetta che venivano utilizzate appunto per difendere il tutto. Guardate qua, c'è un po' di schifo, c'è un granchio che sta analizzando la situazione fuori, però mamma mia, guarda qua che percorso. Sembra, perché io ci sono stato ovviamente, sembra di stare sulla luna. Vabbè, mai vista una cosa del genere, cioè, ma non ho capito, è pietra, tutto nero, tutto nero.
raga, sentite che rumore? Tipo, non lo so, tipo di metallo. Quanto passa il dito? Mo, che cosa strana. Un grande passo per l'uomo, un piccolo passo per l'umanità. Ora al contrario. Questa non è la terra, miei prodi, e non immagino sulle altre isole cosa troveremo. Qui ci troviamo su un altro pianeta, dove non lo so, ma è tutto strano qua, tutto strano. Praticamente sto notando che c'è anche l'assenza di gravità, cioè una cosa assurda. Vi faccio vedere? Non funziona. Porca miseria. Alla faccia. Guardate ancora quanta strada devo percorrere. Forse sto per uscire da questo luogo qua. Inizio ad intravedere delle case lì in fondo. Ragazzuoli, praticamente da quel che ho capito questi sono dei frigoriferi. Venivano utilizzati tantissimi, ma tanti anni fa dalle persone che vivevano in questa zona. Praticamente ci mettevano la carne e il pesce e coprivano il tutto con il sale, quindi sì, il tutto teneva un po' più a lungo del normale, quindi possiamo definirli dei frigoriferi. Guardate qua, ci siamo, ecco la civiltà lì in fondo. Raga, guardate qua il contrasto di colori che c'è. Ammazza, questa parte scura rende tutto il resto del colore meraviglioso. Ecco l'asfalto. Devo essere sincero, mi è piaciuto molto, principalmente perché non c'era un insetto, una mosca, una zanzara. Sai che vi dico? Che ho quasi un bagnetto me lo faccio. Ma raga, che spettacolo! Non ci credo. Ammazza. Ho fatto benissimo a raggiungere le Canarie. Raga, è dicembre eppure qua posso fare ancora il bagno. Mamma mia. E non è per niente fredda. Dei polacchi mi hanno appena dato una birra, così da nulla. Anzi, aspetta, vi faccio salutare. Hola, Roberto, saluta. Gracias. Non ho capito cosa mi ha detto, però va bene così. Fatto il bagnetto, adesso sì che mi sento bene
E niente, direi di superare questa zona abitata ed iniziare a cercare un punticino di sosta. Guardate, come già vi dicevo, secondo me sta arrivando qualcosa. Essendo delle isole non si capisce mai se realmente verrà a piovere oppure no, però non lo so. Sono finito in un posto, ma ci sono un po' di case abbandonate. Bello, sicuro. Ho deciso dove posizionarmi e praticamente mi posiziono proprio qua. Non è il posto migliore perché comunque se si dovesse alzare il vento mi darebbe abbastanza fastidio, però dall'altra parte secondo me proprio per via del vento è un posto buono perché il terreno è molto duro e quindi posso mettere i picchetti e avere la sicurezza che non volino via nel caso in cui arrivi un forte vento. Perché sto parlando del vento? Perché ripeto, secondo me se gira male la cosa arriva qualcosa di tosto. Ma a parte questo comunque non ci sono altri posti, diciamo c'è questa strada abbandonata, ma evito di posizionarmi sopra con la tenda, ancora qualcuno comunque sia dovesse venire con la macchina, e poi lì ci sono altre zone abitate, poi si avvicina alla strada alla costa, quindi sarà molto difficile trovare qualche altro punto tranquillo come questo. Comunque dai, dovrebbe andare abbastanza bene. Adesso posizioniamo la tenda e ci mangiamo qualcosa. Ho piazzato la tenda e mi sono spostato giusto di un pelino perché mi ero posizionato su un nido di Crematogaster scutellaris, nonché le nostre formiche testa rossa. Col cavolo che mi piazzo là, già una volta l'ho fatto e me le sono trovate in tenda. Ci sono dei piccoli buchini sulla base, è capace proprio che me l'abbiano fatte loro per entrare all'interno e prendere poi il cibo. Li ho trovate la mattina, non solo loro ma anche altri tipi di formiche che prendevano il cibo e se lo portavano in giro per tutta la tenda, quindi mi sono spostato un po' così sto più sicuro. Il lettino è posizionato giusto sulla stradina, ho tolto un po' di pietre sotto, quindi va bene così, e questo è il posto in cui mi trovo oggi. Mamma mia raga, che vista! Sto cucino qua è zozzanuto. Mamma mia. Ma cos'è? Vai vai. Io direi che ci siamo. Buon appetito e piatto pulito. Due minuti e abbiamo la pasta al sugo con le polpette. Vai a riscarpetta. Ti fa il sugo col pomodoro. Vabbè raga, guardate lì in fondo, non so se si vede proprio dove c'ho il ditino, c'è un mega arcobaleno. È molto spesso. Comunque io da qua vedo un sacco di pioggia dove già sono passato, cioè si proprio vede un casino d'acqua che sta cadendo dal cielo, ed è capace che forse me la sono scappottata con la speranza che non arrivi anche qua. Forse mi va bene. Ok, il vento sta aumentando, però come già vi dicevo non si sa. Arrivati a questo punto vi saluto io, vi saluto l'arcobaleno, vi saluto la pioggia che non mi ha preso. E niente, se anche quest'altro video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace, condividere e iscrivervi al canale, e mi raccomando, se volete sostenermi in qualche modo lo potete fare abbonandovi al canale, dove riceverete anche dei contenuti extra. Detto questo, Nazzi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!